Molti anni fa, quando vivevo da poco nel monastero, credevo che la sincerità fosse semplicemente dire ciò che si pensa. Pensavo che parlare senza filtri fosse sinonimo di essere autentici. Poi un giorno il mio maestro mi mostrò quanto mi sbagliassi. Era una mattina di primavera. Il sole illuminava il giardino del monastero e io stavo aiutando un altro giovane monaco a sistemare alcune pietre lungo il sentiero. Lavorammo per ore. Quando finalmente terminammo, osservai il risultato e, con troppa sicurezza, gli dissi: «Le hai posizionate male. Così il sentiero sembra disordinato». Il mio compagno abbassò lo sguardo e non rispose. Continuò semplicemente a lavorare in silenzio. Più tardi il maestro mi chiamò. Mi chiese: «Hai detto la verità?» Io risposi con convinzione: «Sì». Il maestro annuì lentamente: «Ma hai dimenticato una domanda ancora più importante». Lo guardai senza capire. Quella verità era utile, oppure serviva soltanto a dimostrare che avevi ragione? Quelle parole mi colpirono più di qualsiasi rimprovero. Per la prima volta compresi che la verità, quando è priva di gentilezza, può diventare una forma sottile di orgoglio. E la gentilezza, quando evita sempre la verità, diventa una forma di paura. La vera saggezza vive nel punto d'incontro tra queste due qualità. Ricordo che il maestro raccolse una foglia caduta da un albero. La posò sul palmo della mano e disse: «Guarda questa foglia. Il vento la stacca dal ramo senza violenza». La natura non ha bisogno di essere crudele per essere sincera. Da quel giorno iniziai a osservare il modo in cui parlavo. Scoprii qualcosa che non avevo mai notato. Molte delle nostre parole nascono dal desiderio di proteggerci. Vogliamo avere ragione, vogliamo vincere una discussione, vogliamo essere riconosciuti. Così dimentichiamo una semplice verità. Ogni parola lascia un segno nel cuore di chi la riceve. Anni dopo arrivò al monastero un uomo che dirigeva una grande azienda. Era rispettato per la sua intelligenza, ma temuto da tutti i suoi collaboratori. Mi disse: «Io sono diretto, dico sempre la verità». Gli chiesi: «E quando parli, le persone crescono oppure si chiudono?» Rimase in silenzio. Qualche mese dopo, tornò. Aveva cambiato una sola abitudine. Prima di dare un feedback si fermava qualche secondo, respirava e si chiedeva: «Sto parlando per aiutare questa persona o per liberarmi della mia frustrazione?» Quella semplice domanda trasformò il suo modo di guidare gli altri. Le persone iniziarono ad ascoltarlo senza paura, perché avevano compreso che le sue parole non erano armi, erano strumenti di crescita. Ma esiste un'altra forma di coraggio ancora più difficile: accogliere la verità quando siamo noi a riceverla. Questo è il momento in cui il nostro ego si risveglia. Qualcuno ci fa notare un errore e subito sentiamo il bisogno di giustificarci, di spiegare, di difenderci. È una reazione naturale. Anch'io l'ho vissuta. Una sera il maestro mi disse con calma: «Negli ultimi giorni hai perso la pazienza più facilmente». Sentii immediatamente nascere dentro di me 1000 spiegazioni. Stavo per rispondere, poi mi fermai, respirai e rimasi in silenzio. Per la prima volta non cercai di difendere la mia immagine, ascoltai. Nei giorni successivi osservai il mio comportamento. Scoprii che il maestro aveva ragione. Non voleva ferirmi, voleva aiutarmi a vedere qualcosa che io non riuscivo ancora a riconoscere. Da allora imparai che ogni critica può essere una porta. Se la chiudi con l'orgoglio, rimani dove sei. Se la apri con umiltà, trovi una nuova possibilità di crescere. Questo vale anche nelle relazioni. Quante discussioni nascono perché nessuno vuole ascoltare davvero? Uno parla per accusare, l'altro ascolta solo per preparare la propria difesa. Così nessuno comprende. E nessuno cambia. La verità gentile interrompe questo ciclo. Non cerca un vincitore, cerca un incontro, non umilia, illumina, non impone, invita. Oggi voglio lasciarti una pratica molto semplice. La prossima volta che dovrai dire una verità difficile, fermati un momento,
Respira profondamente e poi chiediti: se fossi io ad ascoltare queste parole, mi sentirei rispettato? E quando qualcuno ti offrirà un consiglio o una critica, prova invece a domandarti: c'è anche solo un piccolo frammento di verità che può aiutarmi a diventare una persona migliore? Non devi accettare ogni giudizio, ma puoi trasformare ogni incontro in un'occasione per conoscerti meglio. Ricorda, la verità detta con durezza può chiudere una porta, la verità accompagnata dalla gentilezza può aprire un cuore, ed è nei cuori aperti che la trasformazione diventa possibile. Se questo messaggio ha risuonato in te, metti like al video, iscriviti al canale e scrivi nei commenti ciò che porterai con te.